Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale YouTube. In questo video andremo a trattare un argomento che ho imparato a mie spese e soprattutto andremo a trattare 6 punti che avrei voluto imparare prima dei miei 25 anni. E attenzione, l'ultimo è anche uno dei più importanti, è quello che ti sarà sicuramente molto più utile indipendentemente da quello che tu fai, di quello che tu ti occupi in questo momento. Il primo punto che mi sarebbe piaciuto veramente tanto che mi avessero spiegato, che mi avessero insegnato: non comprare passività, ma compra attività. Tendenzialmente, soprattutto in Italia, c'è questa cultura, no, del finisci la scuola, trovati un buon lavoro, trovati un partner e vai a comprarti la casa. Ecco, bene, questa diciamo una filastrocca quanto riguarda la gestione delle finanze. Devo essere sincero con te, perché come ogni mio video il mio obiettivo è essere sincero e essere utile, non simpatico. Questa filastrocca che viene raccontata ormai da tanto tempo, devo dirti che è sbagliata, ok? Per quale motivo? Perché soprattutto in Italia non è un caso che la maggior parte delle persone in Italia, e che l'Italia stessa sia uno dei paesi con un tasso di ignoranza finanziaria altissima, e soprattutto anche uno di quei paesi dove, compresa l'Europa, dove la media è che ogni 3 persone, in una famiglia composta da 3 persone, ci sono 2 macchine. Ok, tutte queste cose qua ovviamente si ripercuotono in maniera negativa su quello che è il tuo conto, su quello che è il tuo fondo. Ed è una cosa comune, infatti, che la maggior parte delle persone che ha una casa e che ha una macchina, se dovesse aprire il suo conto bancario, molto probabilmente mi metterei le mani nei capelli. Per qual motivo? Perché tutte queste cose sono progettati, i finanziamenti, i mutui, sono progettati e finalizzati per farti restare povero. In totale sincerità te l'ho detto, perché meno soldi abbiamo sul nostro conto bancario e più siamo manipolabili, ok? Perché meno soldi hai, meno cose puoi fare, più paura ti possono trasmettere. Tutta una serie di cose che molto probabilmente, se questo video a distanza di qualche settimana lo vedrete ancora, sarò stato molto fortunato, perché ho detto le cose che ovviamente le persone non vogliono che io dica. Quindi, primo punto, non comprare passività, compra attività. Piuttosto ha senso comprare una casa che metti in affitto, piuttosto ha senso comprare una macchina che metti in affitto. Perché? Perché questa ti sta generando delle attività, ti sta portando soldi nelle tue tasche e non ti sta sottraendo ogni mese soldi dalle tue tasche. Perché il concetto qual è? È fatto in prevenzione, che se tutto va bene non c'è nessun problema, ok? Ma il concetto è: e se tutto va male? E se a lavoro non mi pagano più? E se il business che mi sta producendo denaro in questo momento smette di pagarmi? Cosa succede? Ok, per quanto tempo riesco ad andare avanti da pagarla? Per quanto tempo riesco a sostenere un affitto di quel genere? Per quanto riesco a sostenere un mutuo di quella cifra? Per quanto riesco a sostenere una rata di una macchina di quell'importo? La realtà dei fatti è che la maggior parte delle persone fa spese che non si può permettere, e i finanziamenti, qualsiasi finanziamento, a meno che sfrutta il finanziamento a proprio vantaggio, è perché quella spesa nella realtà dei fatti non se la poteva permettere. Perché? Perché se te la potessi permettere, quei soldi ce l'avresti già sul tuo conto bancario. Il secondo punto che ci tengo a specificare è: le persone che ti circondano ti condizionano, e se tu esci in totale sincerità con 5 persone che si fumano le canne, il sesto sarai tu. Se tu esci con 5 persone che sono imprenditori, che hanno avviato aziende, che vendono servizi, prodotti che migliorano quello che è il mondo, o perlomeno cercano di offrire un servizio vantaggioso per il mondo e più persone possibili, indovina chi sarà il sesto? Sarai proprio te. Quindi è importantissimo, soprattutto in tenera età, quando siamo giovani, quando la nostra mente è molto più manipolabile, influenzarsi e circondarsi delle persone giuste. Persone tossiche fuori dalle scatole, solo persone di un certo livello. Molto probabilmente farò anche un video su come raggiungere e arrivare a un certo genere di persone di una certa qualità. Il terzo punto che mi è stato super utile è stato: non cercare un lavoro, ma creati una tua attività. I tempi sono cambiati rispetto a qualche anno fa, quando magari, ti faccio già un esempio, 10 anni fa, finito un percorso scolastico, c'erano molti più sbocchi rispetto ad adesso. La realtà dei fatti è che la maggior parte delle persone che tu fermi per strada, che fanno l'università,
che stanno studiando in questo momento e tu gli dovessi chiedere che cosa ti piacerebbe fare nella vita, che cosa ti piacerebbe fare finita l'università, mi piange un po' il cuore quando sento persone che dicono non lo so, ok, non ho la minima idea di quello che avrò intenzione di fare, ok? E tante volte le persone poi vanno a finire a fare lavori che di certo non era quello che volevano fare, vanno a fare lavori al di sotto delle proprie aspettative, perché? O anzi tante volte le persone, questo ho notato soprattutto tra giovani, è che non sono disposti a fare un lavoro che non è quello che hanno cercato, quindi si precludono un sacco di opportunità, ma che rifiutano semplicemente perché non era quello che ho cercato, perché non era quello che ho studiato. Ma che ne sai che magari apri una porta, si apre un'altra porta, si apre poi un portone. La realtà dei fatti è che tante volte funziona così e soprattutto al giorno d'oggi le aziende di oggi non ti prendono se non hai esperienza. Arrivare a fare un lavoro normale, a fare un lavoro tradizionale è diventato quasi un'impresa, tanto vale avviare la tua impresa. Altro punto, sacrifica 5 anni della tua vita ora. Perché ora? Perché ora non hai costi fissi, ora non hai responsabilità, ora non hai problemi. Ragazzi, credetemi, il problema non è uscire con l'amorosa che hai litigato, che è morto il canarino, che è affogato il pesce. Questi non sono i veri problemi della vita. I veri problemi della vita sono ben altro, quando hai magari una famiglia e hai certe spese da sostenere e non te lo puoi permettere. Altri problemi sono quando c'è una malattia incurabile. Quali sono problemi di un certo genere? I problemi sono quando ci rimetti la salute, quindi sacrifica adesso entro i tuoi 25 anni, almeno 5 anni, per poi vivere una vita in vacanza. Tant'è che c'è un detto, no? Sacrifica 5 anni della tua vita per poi vivere quella che è una vita in vacanza. Al posto di goderti solo 2-3 settimane all'anno, sacrifica 5 anni di vacanza per poi goderti quella che è una vita intera in vacanze. Perché proprio adesso, non più avanti, e questo le persone non capiscono, che alla nostra età, alla mia età, mi ci metto anch'io. Quello che tante volte le persone pensano è divertirsi, alcolizzarsi, fumarsi le canne al parchetto. Ci sta, assolutamente. Ma ti dico anche che se dovessi farlo a 26, 27, 28 anni, te lo puoi tranquillamente fare e ti divertirai comunque. La realtà dei fatti è che a 25 anni siamo pieni di energia, a 25 anni non abbiamo stress, a 25 anni non abbiamo responsabilità grosse e poi a 30 anni tutto questo arriverà. A 30 anni saremo più stanchi, avremo meno energie, più responsabilità, una serie di cose che ovviamente ti influenzeranno in maniera negativa e che certe cose che potevi fare a 20 anni non farai più perché adesso hai la scusa dei 30 anni. Altra cosa che avrei voluto scoprire entro i 25 anni, prima di investire e risparmiare. Questa è una regola aurea per quanto riguarda i soldi. Non puoi investire soldi che non hai risparmiato. Tendenzialmente le persone spendono tutto e poi se avanza qualcosa, allora investo. Ok, la realtà dei fatti è che prima devi risparmiare e una volta che hai risparmiato puoi investire. Sai per quale motivo te lo dico? Perché se non hai risparmiato non hai fondi da investire tendenzialmente, sei d'accordo con me? Tanti invece vogliono iniziare ad investire con qualche centinaio di euro, con qualche migliaio di euro, che fa ridere, è un'assurdità, è una stupidità, è un'illusione a tutti gli effetti. Tu non puoi investire e diventare un investitore con qualche centinaio, migliaio di euro. Dovresti avere un'attività. Io sono un sostenitore del network marketing, che tu puoi crearti una tua attività partendo da zero, senza capitale e senza rischio. Soprattutto se poi tu sei bravo a venderti, sei bravo, possiedi delle skill, possiedi l'attitudine giusta, possiedi una serie di fattori che ti faranno emergere molto rapidamente. Quindi primo step è risparmiare e una volta che hai risparmiato investi, non il contrario. E l'ultimo punto, come ti dicevo, è quello più importante, indipendentemente da quello che deciderai di fare, è proprio questa, la decisione che prenderai dopo questo video. Perché puoi decidere se aver investito 10-15 minuti del tuo tempo a vedere questo video o semplicemente aver appena speso 10-15 minuti del tuo tempo a vedere questo video. Il tempo lo puoi spendere o lo puoi investire e in base alla decisione che prenderai, in base a quanto tu deciderai di essere insegnabile, molto probabilmente la decisione che prenderai oggi o le decisioni che prenderai successivamente a questo video plasmeranno il tuo futuro. Però ti dico anche una cosa, sono in un resort
dove qua giocano a golf e ti dico una cosa, che se oggi prenderai una decisione diversa, la decisione di applicare questi 6 punti, la decisione di iniziare a formarti, la decisione di iniziare a avviare un nuovo percorso, di creare qualcosa di tuo, di circondarti di persone di successo, di ascoltare, di essere insegnabile, oggi sai cosa? Cambierà di un solo grado quello che è la tua traiettoria, ed è come un tiro all'interno dello sport del golf, no? Uno swing viene chiamato. Se tu cambi di un solo grado l'angolazione del tuo tiro, a distanza di qualche metro non cambia nulla, ma la stessa pallina lanciata a 1 grado di differenza, ma a distanza di 200 metri, 300 metri, la pallina si troverà completamente in un punto diverso. Ecco, quindi questa è l'importanza della scelta che dovrai prendere proprio oggi. All'inizio non cambierà, o perlomeno percepirai, sentirai che nulla sta cambiando. È come quando pianti un seme, ok? Prima che un albero cresca, prima che una pianta cresca, ne serve di tempo. La realtà dei fatti è che la pianta non cresce solo quando tu la vedi spuntare fuori. La realtà dei fatti è che prima cresce sottoterra, prima mette le radici, e non significa che se non stai vedendo nulla sta accadendo. Ok, questo è quello che succederà oggi con te. Oggi potrai decidere di cambiare di un solo grado. Molto probabilmente a distanza di un mese sembrerà che non è cambiato nulla, ma credimi, se non è cambiato nulla non è detto che nulla sta accadendo. Prova ad avere questa abitudine per i prossimi 6 mesi, per i prossimi 12 mesi, e dimmi ancora se poi nulla sarà cambiato. Ti invito a seguirmi, ti invito a tenerti aggiornato su questi contenuti. Per me è stato un onore, per me è un piacere essere utile, e buon lucro. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.